La mostra Installazione Design Convivio è un contributo, una parte di un progetto che si chiama Design Philology, nato per celebrare i 30 anni della nascita di quello che oggi chiamiamo la scuola di design, ma che è nato appunto come corso di laurea in disegno industriale. La mostra, che si tiene dentro una sede importante del Politecnico Centrale, che è la Sala Ciliegio della Biblioteca Storica, è un tentativo di far vivere la storia nel senso che dopo una ricerca fatta sui percorsi dei importanti autori che hanno accompagnato la storia del design che ha fatto nascere la scuola, ci è sembrato interessante farli incontrare e parlare. Sostanzialmente va detto che la mostra allunga il nostro percorso storico perché noi celebriamo i 30 anni, ma ci siamo domandati, prima che nascesse la scuola, in questo Politecnico la cultura del design era già molto importante e influente, e quindi ha detto dobbiamo almeno risalire a quel momento in cui grandi protagonisti che insegnavano nella scuola d'architettura hanno dato vita a questo percorso, e quindi abbiamo individuato 8 personaggi fondamentali che si sono laureati al Politecnico e qui hanno poi avuto dei ruoli importanti di docenza su 2 discipline fondamentali, che erano architettura degli interni, arredamento e decorazione, e poi questa importante disciplina che nasce 60 anni fa, che era progettazione artistica per l'industria. Bene, questi 8 personaggi, già i nomi dicono qual è l'entità: Gio Ponti, il più vecchio, Franco Albini, Carlo De Carli e poi Marco Zanuso, Achille Castiglioni, e quindi Vittoriano Viganò, Alberto Rosselli, Raffaella Crespi, si trovano seduti intorno a un tavolo, e qui, grazie all'intuizione del nostro collega e grandissimo progettista di mostre, Ico Migliore, si è creato un'atmosfera particolare. 8 persone sedute intorno al tavolo che chiacchierano di temi, e sono 6 temi che noi abbiamo scelto di farli diventare il loro tema di conversazione. Abbiamo fatto una ricerca scientifica, seria, per trovare tutti i testi che potevano permetterci di estrapolare pezzi di questi pensieri, li abbiamo messi nelle mani con grande sicurezza della qualità del loro lavoro di 2 esperti come Paolo Albini e Gianni Biondillo, grandi, insomma, per diversi motivi, sceneggiatori teatrali o scrittori, e li hanno fatti diventare delle sceneggiature molto vivaci. Abbiamo trovato degli attori e questo ci ha permesso poi di farle diventare delle voci, e quindi è una mostra parlante, una mostra che davvero è una comunicazione indiretta di questa, diciamo, vivacità culturale, e con questo noi speriamo molto che si senta la nostra passione, il nostro interesse a far sì che la storia, pensando ai nostri studenti soprattutto, diventi un materiale vivo e ci faccia riflettere sul presente, e così capire il nostro presente e affrontare meglio il nostro futuro.